Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche generali per la seconda parte. Grazie. Abbiamo la carta della temperanza, amici del Capricorno. Periodo diciamo lento, ok? Quando c'è la carta della temperanza si parla sempre di pazienza, normalmente. È una carta che ci indica la necessità di rallentare o di prendersi proprio un tempo di fermo perché c'è qualche cosa da guarire, c'è qualche cosa da rimettere, diciamo, in ordine. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi ragazzi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere e sotto nella descrizione del video e nella sezione dei commenti trovate il link a una guida che spiega proprio come unire il significato di più oroscopi, spiega le decadi, le linee di tempo, è interessante. Trovate sempre in quella zona il link al video corso gratuito di tarocchi e al corso che si terrà a maggio 2023, che è un corso online, un corso di livello intermedio. E sempre in quella sezione trovate anche un video che vi spiega tutta la parte degli abbonamenti. E poi trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Bene ragazzi, partiamo con la morte al contrario, il 7 di bastoni, il matto al contrario, la torre al contrario, l'appeso, il 10 di spade e il fante di coppe. Devo dire che avete tanti arcani maggiori e anche abbastanza impegnativi, perché avete sia la morte che comunque la torre, entrambe al contrario. Ci credo che poi avete la temperanza come carta, diciamo, tema, come carta base. C'è bisogno di stabilità, c'è bisogno di riequilibrare delle cose probabilmente. In effetti avete anche un 7 di bastoni, siete in una fase di difensiva. Ho come l'idea che siate nella condizione di dover interrompere qualcosa, una relazione o una situazione perché è venuta a mancare una fiducia, è venuta a mancare. Avete appunto con questo 7 di bastoni vi state difendendo, c'è qualcuno, qualcosa da cui vi state difendendo. E il matto, al contrario, mi dice un po' proprio che siete senza fiducia nei confronti appunto o di qualcuno o di qualcosa, magari anche verso voi stessi, eh? E la torre, al contrario, parla di un ego che ha bisogno di essere destrutturato. C'è qualche cosa, magari qualche obiettivo, qualche punto d'arrivo legato al vostro ego che vi crea un certo tipo di sofferenza e con la carta dell'appeso risento un po' la stessa energia statica della temperanza. L'appeso è un momento di stasi che vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista in realtà. Andiamo a vedere carta per carta, poi andiamo anche a vedere come termina. Andiamo a vedere la morte per piacere, grazie. Abbiamo il mondo. E il 2 di coppe al contrario. Può essere un cambio di accordi, un cambio di compromesso. Per qualcuno un cambio di coppia, perché comunque è un 2 di coppe, ragazzi, ma comunque c'è il mondo. Quindi è una sorta di compimento, è una sorta di raggiungimento di un obiettivo. Magari non c'è un compromesso ancora definito in questa situazione, in questa relazione, però comunque c'è la fine di un ciclo e l'inizio di un altro ciclo. Tenete presente che anche la morte parla di fine e inizio cicli. Sono più dolorosi rispetto a quelli del mondo, ma diciamo che uno mitiga l'altro come energia. Andiamo a vedere il 7 di bastoni, perché ho come la sensazione che qui qualcuno interrompe un certo tipo di comportamento. Cioè è come un ok, ho capito, sono arrivata o arrivato alla conclusione che non è più sano scendere a certi tipi di compromessi, quindi mi difendo. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Abbiamo il re di bastoni, il 3 di coppe e un asso di spade. Sì, sì, qui state prendendo potere personale, ragazzi.
È come se questa temperanza stesse iniziando a fare effetto, a guarirvi appunto. C'è comunque un 3 di coppe e vi confesso che potrebbe essere... ho come la sensazione che sia una riunione. Perché di solito è una carta che parla di festeggiamenti, ma vedendo anche l'asso di spade è come se ci fosse un incontro, una reunione o riunione ehm, per comunicare qualcosa. Andiamo a vedere il matto. Può anche essere che, perché c'è questo re di bastoni comunque. C'è anche, può essere che ci sia proprio un incontro con questo re di bastoni che porti a comunicare qualcosa. Tendenzialmente avendo un 3 di coppe dovrebbe essere qualcosa di bello, perché il 3 di coppe è una carta di festeggiamenti, ma non diamo niente per scontato, perché qui comunque abbiamo il matto al contrario, il mago al contrario e un 4 di pentacoli al contrario. È come se non volesse più attaccarvi a certe idee. Sento con questo matto al contrario che avete sì sfiducia, può anche essere nell'altro, può essere in questa nuova comunicazione che viene fatta. Perché il 4 di Pentacoli quando è il contrario è proprio una carta di distacco, qui non vi fidate, non state facendo, cioè è come, è come, ho la sensazione che questo gruppo di carte voglia, rappresenti voi a gambe incrociate, un po' come l'appeso, come per dire ok, io non faccio niente, non mi fido di nessuno, non mi voglio attaccare troppo a certe idee, cioè resto in osservazione senza attaccarmi troppo a un'eventuale idea, un eventuale risultato. Vi sento un po' osservatori in questa fase, diciamo così. Andiamo a vedere la torre. Cos'è che bisogna destrutturare? Uh, cavaliere di... può essere una persona, eh? O due. Perché qui avete un cavaliere di pentacoli e la regina di spade. È interessante perché la regina di spade è un'energia molto veloce di mente, mentre il cavaliere di pentacoli è molto lenta come energia. È come se ci fosse una questione qui che va molto in fretta con le parole, però poi sul piano pratico non si va avanti. Fatemelo sapere poi nei commenti. Allora, potrebbero anche essere due persone per qualcuno, vi dico, perché comunque qui abbiamo un 3 di coppe. Però ho la sensazione con questa torre al contrario, ragazzi, che c'è qualcosa da dover interrompere. E per qualcuno si tratta proprio del correre dietro a questa persona o a questa situazione, cioè diventare proprio osservatori, come vi dicevo prima. Andiamo a vedere l'appeso. 2 9, eremita e 9 di bastoni. Osservatori. Anche l'appeso parla di osservare, di vedere le cose da un altro punto di vista. E l'eremita è una carta che parla di osservarvi dentro, è una carta di auto-osservazione, autoanalisi. Il 9 di bastoni invece è una carta che vi dice ehm, di difendervi o che comunque siete in una fase dove state capendo eh, come proteggervi nei confronti degli altri o dove dovete erigere le vostre barriere. È interessante perché comunque poi avete il 10 di spade che è la fine della sofferenza, ragazzi, è un 10. Andiamo a vedere questo 10 di spade. Guardate queste carte come si sono fermate qui. Adesso vediamo se le tiro giù. Le lascio qui da parte. Vediamo che altra carta viene. Ok. Qui abbiamo un 7 di bastoni che avevate già qui e il 9 di coppa al contrario. Vediamo queste due, 3 di spade, 5 di bastoni.
ho la sensazione che qui sia qualcun altro dall'esterno che vi mette in testa certe cose, che vi porti su certe strade un po' conflittive, un po' dolorose. Rimanete osservatori delle dinamiche che vi sono intorno, perché secondo me qualcuno qui ve la sta dipingendo peggio di quello che è. Vi sta facendo credere cose che in realtà non sono. Per quello che voi avete bisogno di fare questa sorta di introspezione. Qual è la vostra verità? Cosa voi potete vedere della situazione in cui siete? Tenete presente che il mago è colui che ha la capacità di prendere le energie pesanti e trasformarle in energie pulite, pure, leggere, trasforma il piombo in oro. E qui con la carta dell'appeso è proprio quello il senso, avete la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, partire da dove siete, da questa situazione di morte e di torre, e capire come poter trasformare questa situazione nel vostro punto di forza. È proprio quella l'energia del mago. Trasformare il piombo in oro da una situazione brutta, come posso trarne vantaggio? È quella l'alchimia che si deve fare. E in questo caso l'appeso vi aiuta e qui si arriva alla fine della sofferenza, tant'è che poi finiamo con un fante, adesso andiamo a vederlo, con un fante di coppe, che è una carta che comunque parla di inizi, parla di nuovi entusiasmi. Abbiamo l'imperatrice e il 10 di coppe al contrario. Interessante perché c'è l'avvio di un nuovo progetto con questa carta dell'imperatrice, ok? Può essere che non sia ancora un progetto, diciamo, in larga scala, con questo 10 di coppe al contrario, non sia proprio, diciamo, una famiglia, sia lavorativa, o magari affettiva, appunto, conclamata, ma è l'inizio di qualche cosa di nuovo, ok? L'imperatrice è proprio la gestazione di un nuovo progetto, una nuova idea, anche un nuovo movimento per qualcuno. Sì, lo vedo un periodo riflessivo, diciamo, vi servirà di più rimanere fermi, perlomeno diciamo nella terza settimana di aprile, rimanere fermi e osservare tutto quello che è il movimento e la trasformazione che vi porta a fare la morte. Dopodiché con questa carta della torre avrete la possibilità di eh, vedere veramente che cosa serve a voi, andare un po' a fondo di quello che serve a voi per andare avanti in questa situazione o in questa relazione. Andiamo a vedere una carta di Osho, vediamo cosa riesco a dirvi ancora. Mm. Isolamento è un 3 di spade e consapevolezza è un 10, scusate, è un asso di spade che avete qui. Allora, come vi dicevo, questo asso di spade può essere una verità che viene a galla, una presa di consapevolezza, dipende poi dalla realtà di ognuno, e qui di nuovo vi parla di consapevolezza. È un po' come il dire, dovete sciogliere il cuore, perché questa carta rende molto bene l'idea, perché è una persona che piange e piano piano, man mano che si piange, si scioglie letteralmente il ghiaccio che uno ha accumulato nel cuore. È proprio terapeutico piangere, rimuove i blocchi energetici che abbiamo accumulato, ok? Quindi fa bene piangere. E qui ci deve essere una nuova consapevolezza nei vostri confronti. Ripeto, è giusto piangere perché trasmuta il dolore e con questa morte voi avete bisogno in qualche modo di fare una trasformazione interna, anche con questo gruppo di carte. Vi dicono proprio di fare un'autovalutazione interna. È questione di... Guardate, in questo mazzo ha il terzo occhio illuminato, un po' come se vi invitasse, perché comunque è il Buddha, quindi è un po' come se vi invitasse a meditare e a trovare il vostro centro, un po' come dicono anche queste carte. Andiamo a vedere ancora un koan, vediamo che ultimo messaggio zen vi vogliono dare per aiutarvi a comprendere meglio, a meditare. Non cercare la verità,
smetti semplicemente di avere opinioni. Wow! Non è giusto o sbagliato, semplicemente è. Perché nel momento in cui si pensa nella dualità, quindi si ha un'opinione, questo è giusto, questo è sbagliato, questo va bene, questo non va bene, si pensa nella dualità. Per andare oltre bisogna smettere semplicemente di chiedersi cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma prendere atto che quella cosa semplicemente esiste, c'è, è lì così, con le sue ombre e le sue zone di luce. E vi faccio presente che avete la temperanza, che è proprio di quello che parla, il mettere in equilibrio. Mettere in equilibrio la dualità, e qui si tratta di integrare la dualità. Wow, cari amici del Capricorno, bellissima lettura. Spero che vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, con un'iscrizione, con un commento, una condivisione. Ogni tipo di supporto per me è molto importante e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che supportano il canale. Io vi mando un grosso abbraccio, vi ringrazio di essere stati qui con me e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.